Stanno uscendo tantissime indiscrezioni sul futuro dell'Inter e la questione relativa al prestito di Oktay, il futuro di Zhang e il possibile rifinanziamento con il fondo PIMCO. Tante versioni differenti con informazioni parziali ed anche in contrasto tra loro. Nel caso in cui vi foste persi qualcosa, allora in questo episodio di oggi cerchiamo di mettere un po' di ordine tra tutte le notizie che sono emerse con una premessa per me fondamentale da fare, ovvero che nessuno in questo momento può ancora avere tutto il disegno completo dell'operazione perché banalmente ci sono degli accordi di riservatezza molto stringenti e molto importanti che impediscono che filtrino tutte le informazioni complete. Quindi le informazioni che arrivano sono per forza di cose parziali e filtrate anche dalle varie fonti da cui provengono. Questo è molto importante ribadirlo. Certo che però possiamo mettere un po' di ordine tra tutte le versioni che stanno emergendo e possiamo fare anche delle piccole previsioni sul prossimo futuro, quello immediato soprattutto, cercando all'interno di questo episodio di semplificare il più possibile una questione che in realtà è estremamente complessa e molto intricata. Ben ritrovati e ben ritrovate allora amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale con il click sul tasto iscriviti. È bene partire, secondo me, in questa ricostruzione dal punto di partenza, ovvero lunedì 20 maggio, questa data che ormai abbiamo scolpito nelle nostre menti e sappiamo molto bene, è il giorno della famosa scadenza di questo prestito che il fondo californiano Oaktree ha concesso alla proprietà dell'Inter, ricordiamolo, ai proprietari dell'Inter è stato concesso questo prestito nel 2021, per cui la proprietà dell'Inter dovrà rimborsare di tasca propria, mettiamola in questa chiave qua, circa 380 milioni di euro al fondo Oaktree entro questa data del 20 maggio appunto. Che cosa succede se Zhang non ripaga questo prestito? Oaktree, il fondo californiano, può escutere il pegno, cioè l'Inter, e quindi di fatto prendersi l'Inter a fronte però di una valutazione del club che verrà fatta da un tecnico imparziale, da un soggetto terzo che fa una perizia da una valutazione del club. In questi 3 anni ci sono state tante ipotesi che ci hanno accompagnati durante tutta questa epoca, diciamo così, dalla possibile cessione immediata dell'Inter con tanti nomi, tanti possibili partner o fondi che sono stati accostati all'Inter. Si è detto poi che Oaktree non voleva assolutamente escutere la società, in questi anni è stato ripetuto più volte. Si è arrivati poi ad un Steven Zhang, una proprietà che voleva e poteva rifinanziare, nel mezzo poi tanti altri scenari intermedi. Negli ultimi mesi appunto è sembrato sempre più plausibile, diciamo, immaginare una permanenza dell'attuale proprietà grazie al miglioramento dei conti dell'Inter, ma passando soprattutto tramite un nuovo finanziamento da ottenere o trovando un nuovo accordo con lo stesso fondo Oaktree, il creditore attuale, oppure tramite un altro soggetto, quindi eventualmente un altro fondo. Con Oaktree a quanto pare non si è trovato un accordo per prolungare questo prestito, quindi nelle ultimissime settimane è emersa ed è stata confermata anche da più parti, anche da fonti molto autorevoli all'estero, una trattativa con un nuovo fondo, sempre americano, di nome PIMCO, un grande fondo molto molto grande. E tramite questo accordo, quindi con il fondo PIMCO, Zhang avrebbe dovuto ottenere 430 milioni di euro da restituire in 2 o 3 anni, anche qua poi bisognerà vedere bene, cifra superiore chiaramente al debito che l'attuale proprietà dell'Inter ha nei confronti di Oaktree e quindi tramite questi fondi in arrivo dal fondo PIMCO la proprietà dell'Inter avrebbe ripagato Oaktree e si sarebbe tenuta poi l'Inter. Da capire se si sarebbe tenuta l'Inter fino alla scadenza di questo prestito, oppure soltanto per qualche tempo in più, per comprare del tempo in più e poi vendere l'Inter all'interno di questi 3 anni. Questo è un altro scenario su cui tra poco, ci torniamo. Comunque un po' tutti i media, devo dire, i media principali, fonti anche autorevoli in questi ultimi giorni soprattutto, si stavano allineando su un accordo praticamente concluso tra l'attuale proprietà dell'Inter e il fondo PIMCO e quindi, si era in attesa soltanto degli annunci ufficiali, anzi alcuni dicevano di un'operazione già fatta con un annuncio che era già pronto, ci sarebbe già anche un comunicato pronto a quanto pare.
Cosa sta succedendo però in queste ore? C'è una notizia che scatena un po' tutta la discussione e arriva da Bloomberg, una fonte internazionale molto autorevole sui temi di alta finanza. E Bloomberg, in sintesi, riferisce che l'operazione, per come era stata architettata, in realtà non è conclusa, è ancora a rischio e non definita, anche se, lo specifica, le discussioni con PIMCO vanno avanti. Questa è la sintesi estrema della notizia. Subito dopo la pubblicazione di questa notizia da parte di Bloomberg, sono arrivate poi a ruota tutte le ricostruzioni dei media italiani e delle agenzie di stampa italiane. È un dettaglio che io vi sottolineo perché per me è importante da chiarire questo aspetto, perché come dicevo prima sono le stesse fonti che comunque davano l'affare per fatto in questi giorni, e poi in questo momento invece lo scenario cambia e ognuno di questi media, di queste fonti, sta dando adesso una ricostruzione un po' diversa, con delle ipotesi più o meno credibili ai miei occhi. Quello che sembra accomunare un po' le varie ricostruzioni, quindi il punto in comune tra tutte queste ricostruzioni, e che quindi, essendo l'unico punto in comune, può essere verosimile secondo me a questo punto, è legato al motivo che sta alla base di queste tensioni sulle battute finali dell'accordo, o meglio, queste presunte tensioni sulle battute finali dell'accordo. Pare quindi che ad ostacolare questa buona riuscita dell'operazione che aveva in mente Zhang con il fondo PIMCO, sia appunto il fondo californiano Oaktree, che, documenti legali alla mano e contratti vincolanti alla mano, non sarebbe, diciamo, d'accordo con le modalità con cui Zhang andrebbe a ripagare il debito. Qui si entra molto nel tecnico, non è questa secondo me la sede per entrare proprio in questa specifica tecnica così rilevante, però diciamo che questo sarebbe il vero nodo, cioè le modalità con cui si arriverebbe al ripagare il debito. Poi qualcuno sostiene che Oaktree lo stia facendo per poterci guadagnare ancora di più da questa operazione. Qualcuno sostiene che lo faccia perché vuole invece prendersi l'Inter in questo momento, perché ha dei bilanci in miglioramento, e contrariamente a quelle che erano le indiscrezioni su un fondo Oaktree che non volesse gestire l'Inter. Altri sostengono che ci sia del malcontento da parte di Oaktree per come si sta arrivando a questa chiusura, e quindi si voglia ostacolare Zhang. Sono varie ipotesi che stanno circolando. Dubito, francamente sarei estremamente sorpreso se Zhang e PIMCO fossero arrivati ad un accordo che va a violare degli accordi che c'erano in precedenza con Oaktree. Questo scenario sarebbe uno scenario veramente da dilettanti, che sarebbe estremamente grave se dovesse essere verificato. Quindi tante ipotesi sul tavolo. Quali possono essere delle certezze all'interno di queste varie ipotesi? La prima, secondo me, è che l'operazione con PIMCO in assoluto ha comunque una struttura veramente molto molto complessa, molto particolare, quindi che possano esserci degli intoppi, che possano esserci anche delle turbolenze, lo trovo comprensibile, perché è un'operazione in cui ripaghi un debito che ha come pegno una società che poi deve essere garanzia anche per il nuovo prestito. Secondo me è uno scenario complesso soprattutto dal punto di vista dell'architettura dell'operazione, piuttosto che delle cifre, perché sì, sono cifre molto importanti, molto rilevanti, però questi livelli di finanza non mi sembra nemmeno un'operazione così straordinaria e che non si vede in giro per il mondo. Seconda certezza è che lato Inter si respira comunque una certa calma, e dicono, così come sostiene anche la stesso Bloomberg, che ripeto è una fonte molto autorevole in questo caso, che i discorsi con PIMCO stanno andando avanti. Quindi se PIMCO avesse la certezza di non poter andare avanti con questa operazione, i discorsi si sarebbero interrotti tempo fa, immagino. E c'è anche un altro nodo che si ricollega a delle dichiarazioni di Marotta, su cui arriviamo tra poco. Queste a questo punto sono, secondo me, le ore in cui non ci resta che aspettare a questo punto. Ecco, qualche comunicazione ufficiale almeno con cui avere maggiori dettagli sicuramente. Nel frattempo però qualche ipotesi si può provare a fare su quello che succederà, su quello che può succedere dopo il 20 maggio. C'è chi sostiene che possa esserci ancora, diciamo, qualche giorno di proroga con Oaktree per poter definire questa operazione, quindi la deadline possa slittare di qualche giorno.
Scenario che personalmente vedo difficile perché Oaktree non penso abbia interessi a favorire questa cosa, a meno che non ci guadagni ulteriormente in qualche modo. Nel breve termine però comunque la situazione a livello sportivo dell'Inter, che poi è quello che credo interessi maggiormente ai tifosi, non cambia in maniera radicale in realtà. Nel senso che la situazione dei conti dell'Inter è in miglioramento e l'operatività in vista della prossima stagione è comunque garantita con una certa tranquillità. Quindi si prosegue con le linee guida del mercato e del progetto sportivo che già conosciamo e che stiamo commentando da diverso tempo. Per cui dovesse rimanere Zhang con Pimco o dovesse subentrare Oaktree, a livello di progetto sportivo e ambizioni non cambia molto, anche perché Oaktree ha già 2 membri nel consiglio d'amministrazione dell'Inter che conoscono già molto bene la situazione Inter e conoscono già molto bene anche i dirigenti Inter con cui sono già in contatto. E i dirigenti Inter, come vedremo tra poco, continuano a fare delle dichiarazioni piuttosto importanti anche sul prossimo futuro. Qualche giornale in queste ore ha scritto che Oaktree potrebbe gestire l'Inter 1 anno con una politica, diciamo, di abbattimento dei costi per poter vendere meglio la società tra 1 anno. Francamente anche questo mi sembra uno scenario poco credibile ad oggi, perché, sei in possesso eventualmente di una squadra molto forte, con i conti che stanno tornando in ordine e che ti ha dimostrato in questi 3 anni che è tramite i risultati sportivi che poi c'è un volano per la crescita economica. Ho letto dei paragoni con la situazione Milan. In realtà la situazione è molto diversa da quello che accadde con Elliott quando si è trovato a riprendersi il Milan da Yong-Hong Lee, perché quel Milan era una squadra non vincente intanto, a differenza di questa Inter, con conti in difficoltà, con perdite ancora da 150 milioni di euro. L'Inter va verso un bilancio adesso da meno 40, meno 50 e l'anno prossimo si programma, si spera addirittura anche un attivo di bilancio. C'erano tanti stipendi fuori budget per dei giocatori che non valevano assolutamente quelle cifre. Ricorderete i mercati di cui si parlò tanto di quel Milan lì. Qua all'Inter, diciamo, è una situazione molto diversa e se vai ad abbassare il livello della squadra perdi del valore. Quindi che senso avrebbe far perdere del valore ad una squadra che sta andando invece in una direzione positiva se vuoi rivenderla per guadagnarci? Semmai, ecco, il dubbio che mi viene è legato magari ad un'operazione come il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Ne riparleremo anche a parte, perché è un'altra questione su cui discutere, però visto che si tratta di una cifra molto, molto importante, con Oaktree al posto di Zhang, questo sì potrebbe essere un tema che magari torna in discussione, ma anche lì bisogna vedere. È un po' uno scenario che adesso butto lì come ipotesi. Lo scenario che per me non dobbiamo augurarci è quello di un eventuale contenzioso, più che altro, tra Oaktree e Zhang. Cioè, se questa questione finisce con una causa, semplifico molto, tra le parti, diventa uno scenario molto scomodo che credo possa complicare l'operatività dell'Inter. Uno scenario di tensioni tra Zhang e Oaktree eventualmente. Per cui nell'immediato l'unica cosa che può preoccupare secondo me è questa proprio situazione di un'eventuale crisi tra le parti e quindi una situazione che rimarrebbe in bilico di un possibile contenzioso. Dall'altro lato, però, sugli scenari, intanto, oltre i prossimi mesi è decisamente troppo difficile fare delle previsioni ora, perché con Oaktree ci potrebbe essere poi un nuovo acquirente subito, oppure tra 1 anno, dopo 1 anno di gestione. Dall'altro lato, se fila tutto liscio con Pimco, dovremo poi leggere con attenzione la struttura esatta di questa operazione per farci un'idea più chiara di quali sono gli obiettivi del fondo e della proprietà dell'Inter. Potrebbe essere, come detto, un modo per Zhang per andare avanti e tenersi l'Inter, oppure per vendere ad un altro soggetto interessato nel giro dei prossimi mesi o anni. Vari quotidiani, lo diciamo per dovere di cronaca, tornano a parlare di interessi sauditi, anche se non del fondo PIF, che sarebbero appunto dietro l'interesse anche da parte di Zhang di rifinanziare. C'è da dire, e andiamo in conclusione, a questi livelli io non posso pensare che un'operazione di questo calibro sia gestita da dei dilettanti. Quindi ripeto, o tutto è saltato da tempo con Pimco, ma ribadisco, le fonti che ne stanno parlando sono molto autorevoli e dicevo, le parole dei dirigenti dell'Inter
non si incastrano bene con questa ipotesi, da Ausilio ad Antonello fino a Marotta. Marotta ha parlato in più occasioni, anche poco fa alla cerimonia dove è stato consegnato il Lambrogino d'Oro all'Inter, ha detto 2 cose secondo me da analizzare e anzi recupero anche le sue dichiarazioni. La prima parte è questa, in cui dice: "Siamo l'Inter e vogliamo alzare ancora di più l'asticella per continuare con questa striscia vincente." Ha ribadito un paio di volte il concetto di alzare ulteriormente l'asticella. E è una dichiarazione importante, nel senso direbbe queste cose se sapesse che ci sono queste problematiche, se si è preoccupati per la situazione. Ribadisco, conoscono già i membri del consiglio d'amministrazione che fanno parte di Oaktree, qualche garanzia su quello che accadrà immagino che Marotta e i dirigenti dell'Inter ce l'abbiano, quindi questo dovrebbe essere abbastanza una garanzia sul prossimo futuro. Poi dice anche, ce lo chiede il DNA di questo grande club, al passato, il palmarès. Il secondo passaggio importante è su Zhang, perché dice: "Il presidente Zhang non ha mai fatto mancare affetto e sicurezza. Siamo una società veramente a posto. Siamo riconoscenti alla proprietà per quanto fatto nel corso degli anni, perché hanno profuso forti capitali e soprattutto inculcato il valore della fiducia che ha portato a risultati straordinari." Le parole su Zhang sono parole che in molti, da quello che sto leggendo, stanno interpretando come un saluto finale al presidente, cioè dicono sono parole d'addio chiaramente di Marotta su Zhang. Vi dico liberissimi ognuno di farsi la propria opinione, ci sono già dei video che circolano con questa intervista. Io, per come l'ho sentito parlare, per il contesto e per come è arrivata questa dichiarazione, non sono in realtà d'accordo sul fatto che sia stato un saluto. Non ho avuto la sensazione che fosse un Marotta che saluta, Zhang, anzi dice: "Ne approfittiamo per salutarlo perché non ha potuto partecipare, sarà molto dispiaciuto, quindi ci teniamo a ringraziarlo." Mi è sembrato più che altro in una sede istituzionale un voler fare un riepilogo di cose che ha già detto più volte e ha ribadito. Quindi non mi sembravano in generale delle dichiarazioni e dei comportamenti che fanno ipotizzare uno scenario pessimistico sul prossimo futuro dell'Inter. Questa è la mia opinione. Dall'altro lato, se quindi questo accordo con Pimco non è saltato, possiamo dire che si tratta di schermaglie finali di una, trattativa molto complessa, ma che quindi contano di chiudere. Quindi è una situazione in continua evoluzione. Secondo me era doveroso fare un po' di ordine tra tutte le cose che sono uscite, perché ce l'avete chiesto in tanti, nei commenti. Nessuno, nemmeno io, posso dirvi, né tantomeno io, posso dirvi che cosa accadrà nel futuro con certezza, perché nessuno lo sa. Abbiamo fatto delle ipotesi, secondo me, verosimili su quello che possiamo prevedere e ora non ci resta che attendere gli annunci. Ormai mancano davvero poche ore. Ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, quindi vi aspetto lì se vi va di venire a fare 4 chiacchiere insieme a noi su questo tema e non solo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.